già da qualche settimana, forse più di un mese, volevo fare un altro video come quello che già feci nel 2014, però ho avuto degli impegni da fare, degli impegni personali, e poi me ne sono anche scordato. Tanto ho detto no, ma che vuoi che sia. Però adesso, per togliermi da un impiccio, da una cosa che sento di fare, faccio questo video. Già io nel 2014 parlai di un possibile rischio di conflitto nucleare tra l'Iran e l'Arabia Saudita in un video che troverete nel mio canale del 2014. Purtroppo a 12 anni di distanza le cose non sembrano essere migliorate di molto o cambiate, ma si continua più o meno nella stessa falsariga. Poi questo venerdì, non so questo video quando uscirà, dovrà esserci un possibile accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran. Devono firmare questo accordo di pace, però uno stato della regione che ho trovato che non si può nominare, ma che inizia con I e finisce con E, sta continuando a sganciare ordigni sul Libano meridionale, come ormai è consuetudine già dagli anni 40 del 1900, e quindi possono saltare gli accordi di pace, nonostante che il presidente nordamericano Donald Trump si sia molto imbippato, come dice l'avvocato Catania Francesco, con il leader Bibi. Voi che ne pensate? Gli accordi di pace sono a rischio di saltare? Scrivetelo qua in questa super chat, scrivetelo con una super chat se potete, scrivetelo qua in chat. Comprate uno sticker per appoggiare il canale, così magari porterò altra informazione geopolitica che di solito non è molto pagata su YouTube. Perlomeno io non ci riesco a guadagnare molto. Alcuni video di molti anni fa li avevano demonetizzati, quindi se voi riuscite a sponsorizzarmi, ecco, se avete qualche domanda da fare, qualche tematica da propormi, comprate super grazie qua. Se fossero 5, 10, 20 euro meglio, oppure un sticker, e commentate Santen Chan, parlami di questo argomento sul tuo prossimo video. Potete anche regalare un abbonamento, abbonarvi voi qua nella chat, o sotto i miei video comprare un super grazie. Se guardate un mio video vecchio, chiedetemi delle tematiche che ho trattato in quel video, io riproporrò, se comprate un super grazie, ciò di cui ho trattato in quel video. Però beh, chiudendo questa tematica che di solito trattano anche i grandi creators di YouTube, secondo voi le negoziazioni di pace sono a rischio? E se sono a rischio perché Donald Trump non è riuscito a fare nulla e l'hanno preso in giro, come si direbbe che l'ha preso in giro Putin, oppure perché ci si mette di mezzo Bibi, che vuole continuare le sue campagne belliche personali, come hanno detto molti del suo gabinetto, molti ministri di Bibi,
che dicono che loro vogliono andare avanti fino a conquistare tutta la regione e forse anche l'intero mondo, cosa che ha avuto molta ripercussione nelle reti sociali. Queste dichiarazioni guerra fondaie, e lasciano molte persone inquiete. Però vorrei sapere da voi la vostra opinione, cosa ne pensate, che idea vi siete fatti di ciò che succede in Medio Oriente e non solamente. Scrivetelo qua sotto. Come mai sono scoppiati tutti questi conflitti dal 2022 a oggi? Ci sono molti altri dei quali neanche se ne parla. Ecco, se voi volete che io parli di altri conflitti, scrivetelo qua in chat adesso e fate una vostra donazione, perché poi tra l'altro io ho bisogno di un cellulare nuovo e mi verrebbe a fagiolo. Quindi se volete direttamente fare una donazione per il cellulare, scrivete la marca e il modello che pensate più opportuno. Debba avere un creatore di contenuto come sono io per le reti sociali, non deve necessariamente essere un cellulare costoso. E se pensate che già con 150-200 euro me la possa cavare, magari un Tecno Spark, un Infinix, adesso non mi vengono in mente molti modelli, un Nubia, pure Focus 2, allora fate una donazione di 200 euro, mettetevi una mano nel cuore e una sul portafoglio, perché troverete il portafoglio, no? E o il cellulare dove avete la wallet virtuale, e specificate nel commento la marca e il modello di cellulare che voi vorreste regalarmi. Per me, che si continuano a agitare questi venti di guerra in giro per il mondo, è problematico, perché già nel 2010 in un altro canale di YouTube che avevo parlavo di tutti i conflitti che c'erano nel mondo e io mi auguravo che potessero aver fine, e invece no, dal 2010 ad oggi, quindi 16 anni, che non è cambiato nulla. Sono cambiati magari i luoghi del conflitto, prima era la Cecenia, adesso è l'Ucraina o Ucraina, il Naborgo Karabakh, chiedo scusa se lo pronuncio male, però cambiano i politici, cambiano le circostanze. Putin è rimasto sempre lo stesso, però i conflitti continuano, aumentano, magari molti conflitti dei quali non sappiamo nulla in Africa. Ci sono anche dei conflitti di confine da moltissimi anni fra India e Cina, fra Cina e Russia. Negli anni della guerra fredda esistevano dei conflitti con persone decedute. Mao Zedong spingeva i contadini cinesi a aggredire i soldati sovietici con pietre e pali e le loro armi tradizionali, che sono arnesi di lavoro in legno, e i sovietici prendevano la mira con il Kalashnikov. Comunque c'erano morti da perdon, supremi algoritmi, c'erano decessi da entrambe le parti. Dovrò già con questa parola etichettare il video come elementi sensibili trattati, perché magari non tolgono la pubblicità, ma bisogna informare. Io una volta non lo sapevo, o forse non c'era questa opzione per i creators, e mi hanno demonetizzato molti video di geopolitica perché anche usavo parole molto più grafiche. Mi sto cercando di contenere,
incredibile come non si raggiunga mai la pace, e dicono che l'essere umano è l'unico animale che non apprende dai propri errori. Ma qua non si tratta di sbagliarsi, perché una guerra non è un errore, è un'azione deliberata. Questi idealismi non funzionano molto. Una guerra deve essere pianificata, ti devi armare, ti devi equipaggiare, devi già pianificare attraverso le esercitazioni militari, tattiche, strategie, obiettivi, ma anche la logistica, dove disporre delle armi, dei mezzi, degli uomini, dove ormeggiare le barche, i sottomarini. Per esempio, già si vedeva il conflitto quando Putin ha piazzato i suoi soldati. Quindi per il momento, non so se continuerò dopo, ma per il momento devo interrompere la registrazione. A presto, ciao.